Salve a tutte, salve a tutti. Io mi chiamo Maurizio Gentile e vi do il mio benvenuto in valutazione formativa e apprendimento nei percorsi duali. In questo video parlerò di competenza, che cos'è, come si definisce, le implicazioni e altri aspetti che ci sono sembrati chiave rendere evidente. I contenuti di questo video si articolano nei seguenti punti. Definirò il concetto di competenza, cosa si intende per competenza, quali sono i contenuti, da che cosa è popolata, di che cosa è fatta una competenza. In particolare definirò che cosa sono le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti, assumendo la prospettiva di un curriculum, di un percorso formativo basato sulle competenze, che cosa cambia nei percorsi di apprendimento e come cambia il percorso di apprendimento. Poi focalizzerò la vostra attenzione su come si acquisiscono le competenze e infine ho elaborato, diciamo così, una conclusione, un pensiero conclusivo che mette in relazione le competenze, il concetto di competenza con i percorsi duali. Allora, come possiamo definire una competenza? Per fare questa operazione non possiamo non fare riferimento a due documenti fondamentali. Il primo è quello del Consiglio d'Europa, rilasciato nel 2018, e il secondo è stato elaborato dalla Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea, rilasciato nel 2009. Fondamentalmente una competenza è una combinazione di tre elementi fondamentali: conoscenze, quindi fatti, cifre, concetti, idee, teorie che portiamo in questa parte del grafico, in questa prima componente qui. Quello che, diciamo, in psicologia cognitiva dell'apprendimento si definisce informazione dichiarativa, quello che io so relativamente a un argomento, a un contenuto. La seconda componente della competenza è l'abilità, e la possiamo definire, diciamo, come la conoscenza di carattere procedurale, come procedo nello svolgimento dei compiti, della soluzione dei problemi, e si può definire come la capacità di applicare le conoscenze e di svolgere sequenze di operazioni. Secondo, diciamo, un approccio intuitivo o seguendo, insomma, dei modelli di schema che ho acquisito osservando un modello esperto o supervisionato da un modello esperto. In questa parte qui, diciamo, noi stiamo inserendo la seconda componente della competenza. La terza componente invece riguarda i fattori personali, le risorse psicologiche, le risorse interne, le proprie convinzioni, i propri atteggiamenti, la propria mentalità, il proprio modo di rispondere a persone, situazioni, richieste, sfide, eccetera, eccetera. Questa, diciamo, è la componente, possiamo dire, più personale della competenza, e non escludiamo che anche questa componente si possa in qualche modo educare e insegnare, e in alcuni casi alcune componenti sono malleabili, in altri casi sono meno malleabili. Ad esempio all'interno del percorso noi abbiamo realizzato un podcast riferito al concetto di sé come una, diciamo, delle componenti personali che può incidere sui risultati di apprendimento, i risultati dei percorsi formativi. Diciamo, quindi la competenza è popolata di conoscenze, abilità, atteggiamenti. Si potrebbe anche dire, estremizzando, che non c'è competenza senza saperi, o meglio, se io i saperi non li agisco in una situazione e la situazione non accende, quindi non stimola, non attiva questi saperi, che noi abbiamo definito come saperi dichiarativi, quindi conoscenze, fatti, cifre concrete, concetti, idee, teorie, abilità, schemi di azione, capacità di applicare procedure, regole e atteggiamenti, come io mi vedo in una situazione, come io vedo la situazione, che cosa penso di me, che tipo di resistenza o resilienza di fronte alle difficoltà, coltivo un'idea di me come una persona coscienziosa, aperta, gradevole e così via. E diciamo, questa combinazione, che di volta in volta può cambiare, modificarsi nel corso
delle esperienze di apprendimento è comunque attivata e acquisisce un senso se le persone possono utilizzare, attivare e coordinare questo sistema di risorse interne. Quindi le situazioni di studio, lavorative, di formazione sono fondamentali e queste situazioni hanno bisogno di essere organizzate, essere curate per andare poi ad attivare le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti. Possiamo dire che una situazione ci permette poi di comprovare la competenza, che non è altro che la capacità di utilizzare questo sistema di conoscenze, abilità e atteggiamenti. Io ve l'ho schematizzato con un acronimo CA, in una situazione di lavoro, di studio e dello sviluppo professionale e personale. Quindi la competenza è la capacità comprovata di utilizzare e il saper fare con ciò che si sa. E quindi noi dobbiamo avere evidenze su questo e ad esempio tutto il lavoro che abbiamo fatto in questo modulo sui dossier individuali, diari di lavoro, i portfoli, gli portfoli, le scale di valutazione, che cosa, quali significati abbiamo attribuito a ciascun livello di competenza che possiamo valutare, vanno proprio in questa direzione, cioè di raccogliere elementi concreti per andare a comprovare tale capacità. Ora, ci sono delle implicazioni di questo approccio e quindi noi dobbiamo porci una domanda: cosa cambia nei percorsi di apprendimento? Fondamentalmente cambiano 4 cose. La prima è la seguente, e cioè che lo sviluppo di competenza non può avvenire semplicemente per comunicazione di parole. Io non creo, la capacità di eseguire un compito semplice o complesso, una sequenza di compiti, o addirittura io non creo la capacità di agire, di rispondere a situazioni nuove dopo aver appreso, gli schemi esecutivi di base, semplicemente parlando di qualcosa. Io devo immergere le persone in una situazione concreta, che non significa una didattica ridotta semplicemente al saper fare, ma creare una didattica e l'esperienza di apprendimento duale integrata nei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo me sono un grande ambiente di apprendimento per andare poi a definire concretamente questi risultati di apprendimento. In questo caso i risultati di apprendimento coincidono con i livelli di apprendimento raggiunti in una competenza, livelli che possono essere comprovati attraverso scale di valutazione. Noi abbiamo fatto molteplici esempi sia nei podcast che nei video all'interno di questo percorso, facendo anche, visualizzando anche sistemi di valutazione. La seconda conseguenza di questo approccio per competenze, di una pedagogia basata sulle competenze, è che lo sviluppo di competenza professionale veicola lo sviluppo di competenza personale. E questo perché? Perché, ad esempio, nei percorsi di apprendimento duale tu ti confronti con ambienti organizzativi concreti, con colleghi, con supervisori, con capi, eccetera. E quindi il confronto con problemi e situazioni concrete richiede una continua attivazione di risorse personali di carattere emotivo, sociale, atteggiamenti, mentalità, tratti di personalità. Questa è una cosa non trascurabile perché, dalle nostre osservazioni e dalle ricerche, dalle conversazioni che noi abbiamo avuto con operatori di settore, sempre più non solo sono richieste abilità tecniche, ma sono richieste anche abilità di carattere cosiddette trasversali o soft skills, quindi la capacità di avere una tenuta dell'impegno all'interno dell'organizzazione, la capacità di rispondere a problemi e di mostrarsi flessibile nella risposta a problemi e così via. Un atteggiamento coscienzioso nei confronti dell'impegno lavorativo e così via. E ad esempio alcuni datori di lavoro in stage segnalano delle criticità rispetto a questo relativamente ad alcuni profili di allievi, eccetera, eccetera, eccetera.
E una terza conseguenza, e questo è molto interessante, è che nello sviluppo di competenza non basta il fare. Noi abbiamo insistito molto all'interno di questo modulo sul tema della riflessione guidata dell'autovalutazione. Quindi perché un'esperienza concreta si trasformi in un'esperienza di apprendimento, noi dobbiamo dare la possibilità di pensare l'esperienza. E ad esempio le tre consegne fondamentali per comporre un portfolio, un e-portfolio, sono proprio queste: raccontare, presentare l'esperienza e circostanziarla, riflettere attraverso degli aiuti, delle domande guida sull'esperienza stessa e poi autovalutarsi in un modo, come dire, coscienzioso e onesto rispetto al livello di competenza e di risultato di apprendimento raggiunto. Questo noi pensiamo possa creare anche un'attitudine o una mentalità responsabile e autonoma nei confronti del proprio sviluppo professionale, del proprio sviluppo personale. E quindi è necessario allestire degli strumenti, degli appuntamenti, dare peso a tutto questo lavoro, diciamo, di carattere descrittivo, riflessivo e autovalutativo, tenendone conto, questa è, diciamo, la nostra opinione, anche con un peso nell'esame finale di ottenimento della qualifica a completamento, ad esempio, dell'apprendistato. E infine lo sviluppo di competenza implica una sequenza per la soluzione di compiti professionali, cioè diventare professionalmente competenti, quindi il livello esperto di competenza. In uno dei video noi abbiamo definito diverse scale, no? Ad esempio abbiamo giocato anche sulla scala allievo-allieva, sulla scala apprendista e sulla scala esperto, come dire, definendo tre livelli in relazione a diverse, diciamo, modalità di apprendimento basate sull'osservazione e poi, diciamo, sul feedback, eccetera. Però diventare professionalmente competenti, quindi esperti, quindi un apprendimento che, diciamo, si distribuisce lungo l'arco di tutta la vita, implica ad esempio un continuo perfezionamento di conoscenze, abilità ed atteggiamenti. E, diciamo, questo lavorio su di sé può essere anche modellizzato attraverso una sequenza che vedremo nella prossima pagina. E questa sequenza, diciamo, consiste di 6 passi ed è la sequenza che gli esperti di istruzione e formazione professionale, e in particolare gli esperti di duale, suggeriscono agli istituti formativi, alle aziende, per organizzare poi i percorsi. Ovviamente, diciamo, questa sequenza qui va contestualizzata nel famoso rapporto triangolare tra istituzione formativa, azienda e allievo-allievo, però, diciamo, ci può dare una traccia di quali dovrebbero essere le fasi di un percorso di acquisizione di una competenza. Allora, la prima fase è quella dell'informazione. Prima di andare in azienda, io ho bisogno di studiare i passaggi di un compito e come, diciamo, questi passaggi richiedono una risposta ben precisa. Quindi io devo avere un modello interno, una rappresentazione di ciò che devo fare poi una volta che sono in azienda o una volta che sono in laboratorio a simulare un certo tipo di lavorazione. Questa parte di lavoro, questa step 1, questa fase 1, corrisponde molto a uno degli elementi che popolano la competenza, cioè le conoscenze, i fatti, i concetti e così via. Ed entrano anche in gioco gli schemi di azione. Secondo step, per, diciamo, svolgere un certo compito, risolvere un certo problema, io ho bisogno sia di analizzare che di valutare diverse opzioni, addirittura di prevedere piani B, piani C, se qualcosa va storto, e ad esempio in sede riflessiva, autovalutativa, giustificare alcune scelte, perché in sede descrittiva, riflessiva e autovalutativa, ad esempio, giustificare alcune scelte perché ho fatto in un certo modo e perché non ho fatto in un altro modo. Terzo step, decidere da quali di queste opzioni partire, da quali di questi piani partire e vedere cosa succede. E infatti in fase esecutiva, quarto step, io devo mettere in campo, diciamo, i piani di lavorazione e con tutto quello che richiedono questi piani di lavorazione in termini di compiti specifici,
con l'obiettivo di portare a termine il lavoro e quindi chiudere, diciamo, quella esperienza, quel progetto, quel prodotto, quel servizio su cui sto lavorando. La fase esecutiva non è mai una fase cieca. Se voglio diventare una persona professionalmente esperta, deve essere sempre una fase che tengo sotto controllo in termini di monitoraggio. Perché? Perché io mi devo autoregolare rispetto all'esecuzione di una serie di compiti e capire se sto procedendo bene, che cosa devo cambiare, che modifiche devo inserire. Questa fase di monitoraggio mi permette di eseguire ad esempio la tecnica di lavorazione in un certo modo e di eseguirlo anche in un modo, come dire, ancora non del tutto esperto, però mi permette anche di crearmi un modello interno di come, diciamo, devo gestire quel prodotto, quel servizio e quali competenze quel prodotto, quel servizio è attiva in un certo senso. Quindi sostanzialmente io devo essere presente a me stesso. Si diventa professionalmente competenti se mentre io eseguo una serie di compiti o un compito sono presente a me stesso, sono cosciente di quello che sto facendo e magari, diciamo, in qualche momento in cui sento di avere delle difficoltà, attivo anche risorse esterne, quindi chiedo al mio supervisore, al tutor aziendale come procedere per insomma, andare poi a risolvere quel determinato problema che si è creato in quella situazione. E alla fine, diciamo, io per acquisire la competenza, noi abbiamo insistito molto sul tema della riflessione, della valutazione, ho bisogno di valutare il risultato che ho raggiunto, di autovalutarmi, di valutare il percorso svolto insieme all'aiuto del tutor, di riflettere su come io, come dire, ho applicato quella competenza, quelle conoscenze, quelle abilità, come mi sono posto di fronte al problema e successivamente, diciamo, di che cosa ancora ho bisogno per crescere in determinati aspetti di quelle competenze che io ho utilizzato per andare a svolgere quel progetto, realizzare quel prodotto o rispondere a un servizio. Concluderei cogliendo la relazione tra competenze e percorsi duali. Voglio darvi, diciamo, due punti su questo. Il primo è che avendo, diciamo, realizzato questo excursus sul tema della competenza, non possiamo non concludere che una competenza è ciò che un allievo sa fare con ciò che sa. Che cosa significa? Significa far fronte a compiti lavorativi nell'esperienza duale e durante questa esperienza, diciamo, io mi porto con me il triennio, il biennio di istruzione e formazione professionale realizzato. Ok? Quindi sia che l'apprendistato lo faccio all'interno del triennio, sia che l'apprendistato lo faccio come quarto anno in espansione del percorso di istruzione e formazione professionale. E quindi, diciamo, non sono due esperienze di apprendimento, di formazione separate, ognuno si integra con l'altra e quindi porto con me tutta una serie di risorse interne in termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti che in qualche modo devo dirigere, orchestrare. Io come se nel duale fossi un direttore d'orchestra di quello che ho appreso e imparato, ma nello stesso tempo non è solo un direttore che esegue le sue conoscenze passate, ma ne sviluppa altre perché le adatta, le raffina, eccetera, eccetera, a seconda, diciamo, delle caratteristiche dello spartito, delle caratteristiche anche dei suoi musicisti che sta dirigendo, per utilizzare una metafora. Quindi possiamo, come dire, concludere che la competenza, come voi potete vedere qui, questo secondo punto, è un sapere in atto, cioè i percorsi duali davvero possono offrire delle situazioni molto concrete, interessanti, per trasformare le esperienze lavorative vissute nei percorsi duali in apprendimento, secondo quel ciclo che abbiamo visto nei passaggi precedenti, ma anche, diciamo, attraverso l'utilizzo di strumenti a supporto della riflessione, come i diari di lavoro, i portfoli, impegnando gli allievi e gli allievi in 3 consegne, diciamo, di base, che sono presentare, descrivere l'esperienza, riflettere sull'esperienza, autovalutare le competenze. Possiamo, come dire, chiudere questa riflessione sul concetto di competenza, questo ragionamento sul concetto di competenza, dicendo che se noi assumiamo convintamente
la prospettiva delle competenze, noi passiamo da un sapere statico a un sapere dinamico, cioè un sapere che si combina con le esperienze lavorative concrete e che assume anche un significato dentro un gruppo di lavoro, una comunità di lavoro, no? Che è rappresentata da un'azienda con, diciamo, i punti forza e i punti debolezza e con, diciamo, gli elementi positivi e gli elementi critici che può presentare un ambiente così. La prospettiva delle competenze mette insieme un'idea, diciamo, elementi analitici e elementi globali. La competenza deve essere fondata su elementi analitici. Io alcune cose le devo sapere, va bene, se devo, come dire, lavorare nel controllo dei pezzi meccanici, io alcune caratteristiche dei pezzi meccanici le devo, le devo aver memorizzato, le devo saper riconoscere quando ad esempio faccio il controllo della qualità dei pezzi meccanici realizzati. Quindi c'è una parte analitica, però poi quando tutti questi elementi analitici le coordino e le orchestro in una situazione lavorativa concreta, comincio, diciamo, a sviluppare una visione delle mie competenze personali, quindi come dire, un'idea personale, no? Adattata e a trovare anche in questo caso, diciamo, delle mie personalizzazioni. Non vorrei dire uno stile, no? Però anche, diciamo, dei modi che mi caratterizzano nel eseguire un certo tipo di lavoro, perché l'ho fatto mio, perché ho creato le mie rappresentazioni interne, perché mi sono convinto di alcune cose, eccetera, eccetera. E ovviamente i percorsi duali ci permettono proprio di passare da un'idea di apprendimento scolastica, molto basata sulla parola, sulla rappresentazione, a un'idea di apprendimento situato, molto basato, diciamo, su un rapporto diretto tra testa e mani, mani e testa, corpo, testa, testa, corpo. Come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video sul tema dell'apprendimento nei percorsi duali, e per saperne di più sugli altri contenuti del percorso vi invito a visitare il sito web del progetto www.futureskillsfortrainers.eu. Vi ringrazio e vi auguro come sempre una buona giornata.